Buongiorno da Mr. Bloom e ben ritrovati a Estratti di Bloom, pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. A farci compagnia oggi la French Press o pressa francese. Continuiamo il nostro percorso sul caffè parlando di tostatura. Abbiamo introdotto i principi di termodinamica. Ora andremo a vedere le diverse fasi che seguono a questi principi di termodinamica. La fase numero 1 è la cosiddetta fase di preriscaldo. Avviene prima ancora che io introduca i chicchi di caffè all'interno della macchina tostatrice. La fase di preriscaldamento o preriscaldo è quella fase appunto in cui io vado a preriscaldare la macchina a una determinata temperatura e questo dipenderà dalla tipologia di caffè verde che devo andare a tostare. La fase numero 1 inizia quando introduco i chicchi di caffè verde all'interno del tamburo di tostatura, è la cosiddetta fase di asciugatura. Termina quando i chicchi di caffè verdi si ingialliscono completamente e danno inizio appunto alla cosiddetta yellow phase. In questa fase quello che accade principalmente è l'evaporazione dell'acqua e l'inizio di trasformazione di alcuni acidi e l'inizio del gonfiaggio dei chicchi di caffè verde. La seconda fase è quella di sviluppo aromatico, è quella che inizia dalla yellow phase, da questa fase di ingiallimento, e termina con il primo crack. Questa è la fase in cui il caffè sviluppa al suo interno gli aromi, gli zuccheri si combinano alle proteine per dare avvio alla fase di Maillard, alle reazioni di Maillard, che quindi generano dei composti aromatici all'interno del chicco. La terza fase, dal primo crack al termine della tostatura, è chiamata development time, development phase, fase di sviluppo. È una fase in cui gli zuccheri presenti naturalmente all'interno del caffè verde iniziano a caramellizzarsi e quindi a produrre quel colore tipico brunastro all'interno del caffè verde. Questa fase sarà fondamentale per il colore finale e per lo sviluppo di determinati aromi presenti all'interno del chicco, di cui parleremo qualche video più in là. L'ultima e quarta fase invece è quella che avviene al di fuori del nostro tamburo. Prima di parlarvene io termino l'estrazione della French Press. La quarta e ultima fase è quella di raffreddamento, a volte poco considerata perché appunto avviene fuori dal tamburo, però è altrettanto importante quanto le altre tre. È la fase in cui vado a interrompere la tostatura e di conseguenza a fermare il momento di sviluppo del caffè. Molto bene, con l'introduzione di queste diverse fasi, che come avete visto sono 5 in totale, 3 all'interno del tamburo, una che precede l'ingresso del caffè verde all'interno del tamburo e una che avviene nella fase di raffreddamento, e vi saluto in compagnia del mio caffè preparato con la French Press. Alla prossima puntata e stay bloomish!